Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito dal titolo, oggi voglio parlarvi di 10 posti imperdibili e che andrebbero assolutamente visitati in Giordania. Io ho passato 10 giorni on the road alla scoperta di questo paese super affascinante che, ci tengo subito a sottolineare, non è soltanto Petra, anche se ovviamente Petra è probabilmente uno dei posti più famosi, più turistici di tutto il paese. Il mio consiglio è quello di fare come ho fatto io, ovvero di noleggiare un'auto e girare in completa autonomia per le bellezze del paese. Quello che mi ha colpito fin da subito è stata la calorosa ospitalità con cui siamo stati accolti. Il popolo giordano infatti è un paese super accogliente, molto disponibile e gentile. 3, 2, 1, welcome to Jordan! It's good. Prima di iniziare questa top 10 della Giordania ci tengo anche a consigliarvi di fare il Jordan Pass. Il Jordan Pass include tutte le principali attrazioni da visitare in Giordania, con oltre 40 luoghi compresi all'interno del pacchetto, e in più include anche il visto, obbligatorio se non si ha il Jordan Pass. Detto questo, direi di non perdere troppo tempo e di iniziare subito questa top 10 della Giordania. Come primo luogo voglio consigliarvi Amman, la capitale di questo bellissimo paese del Medio Oriente. Amman è una città in pieno stile arabo, caotica, viva, scordinata, non troppo turistica, dove prevalgono i rumori del traffico e i canti del muezzin. Solo passeggiando si entra in contatto con la sua identità, una forte anima araba legata alle tradizioni e allo stesso tempo aperta al mondo e all'innovazione. Nonostante Amman sia molto grossa, comunque, le principali attrazioni da visitare si trovano tutte nel centro storico. La cittadella è sicuramente il simbolo della città. Sorge sulla sommità della collina più alta, circa 850 metri sul livello del mare. Qui c'è tanto da vedere, ma le attrazioni sicuramente imperdibili sono il Tempio di Ercole ed il Palazzo degli Omayyadi. Le colonne monumentali del Tempio di Ercole, la vista spettacolare sulla città ed il complesso archeologico appartenente a varie epoche storiche rendono questo posto unico e imperdibile. Nelle cose da vedere ad Amman, impossibile non citare il Teatro Romano. Si trova nel downtown ed è il più grande della Giordania, con circa 6.000 posti a sedere. Addossata al fianco di una collina, la struttura versa in ottimo stato di conservazione e tuttora viene utilizzata per vari spettacoli ed è considerato uno dei teatri più belli del Medio Oriente. L'ingresso è incluso nel Jordan Pass, altrimenti costa pochi euro. L'atmosfera che si respira qui al calare del sole è davvero coinvolgente. Ultima cosa che voglio consigliarvi, anche se in realtà ci sarebbe molto di più da visitare ovviamente ad Amman, ma a questo punto dovrei fare un video dedicato solamente a questa incredibile città, è la moschea di Re Abdullah I. È un vero spettacolo. La sua imponente cupola azzurra domina il paesaggio circostante, mentre i suoi minareti svettano maestosi, annientando il confronto con gli edifici circostanti. È l'unica moschea di Amman che accoglie apertamente i visitatori non musulmani. L'ingresso è gratuito, ma ovviamente durante le funzioni religiose il suo ingresso rimane interdetto al pubblico. Da Amman ci spostiamo a Jerash, una cittadina situata più o meno un'oretta dalla capitale. L'antica città di Jerash è considerata una delle città di epoca romana meglio conservate al mondo. Grazie al suo stato di conservazione, Jerash è chiamata la Pompei giordana, anche se, a differenza di Pompei, non fu sepolta da un'eruzione, ma venne distrutta da un terremoto nell'VIII secolo, che segnò il declino della città. Perdetevi tra le rovine romane di Jerash, che richiamano ogni anno migliaia di turisti. Le sue porte imponenti, i viali colonnati, i templi e i teatri narrano di un'epoca in cui la città era un importante centro imperiale. L'abbiamo menzionata all'inizio e ovviamente in un elenco che include i posti più belli da visitare in Giordania non può mancare Petra, una delle 7 meraviglie del mondo ed è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1985. Petra nell'antichità fu la capitale dei Nabatei, un popolo molto intelligente ed evoluto di guerrieri e commercianti. I Nabatei la trasformarono in uno snodo importantissimo per le rotte commerciali della sete e delle spezie.
Verso l'VIII secolo Petra fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali e divenne una città perduta, nota soltanto ai beduini locali che preferirono mantenerne segreta l'esatta posizione. Petra fu riscoperta solamente nel 1812 da uno studioso svizzero che dopo gli studi imparò l'arabo e si trasferì ad Aleppo in Siria. Nel 1812, durante un suo viaggio da Damasco al Cairo, sentì alcuni abitanti locali parlare di alcune rovine situate tra le montagne di Wadi Musa. Quello che vide durante quel viaggio fu sufficiente a fargli pensare che la città perduta fosse proprio Petra, città che nessun europeo aveva visto prima. Tra le attrazioni più famose di questo importantissimo sito non si può non citare ovviamente il Tesoro, la tomba che più incanta i visitatori. Alta 40 metri e larga 28, è scavata in una parete di arenaria ferrosa ed è un capolavoro di maestria. Sebbene costruita per ospitare la tomba del re nabateo Aretas III, il Tesoro deve il nome alla leggenda secondo la quale un faraone egizio nascose qui il suo tesoro. Altro posto imperdibile è il monastero, il secondo edificio più importante e famoso dopo il Tesoro. Per arrivarci occorre percorrere una lunghissima e a volte sconnessa scalinata, ben 850 scalini, ma raggiungere la sommità ne vale sicuramente la pena. Infatti vi si aprirà una bellissima visuale sul monastero. In realtà Petra è una città enorme e ci sarebbero tantissime cose da fare e da vedere e soprattutto tantissimi trekking anche. Noi ci siamo stati solamente una giornata ed abbiamo camminato tantissimo per riuscire a vedere il più possibile di questo immenso sito, quindi se avete tempo consiglio di passarci almeno 2 giorni per riuscire a godervela maggiormente. Ultima cosa che voglio dirvi di Petra è che nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì organizzano il Petra by Night. È uno spettacolo che fanno di sera dove illuminano il tesoro con centinaia di candele. Noi non l'abbiamo visto, quindi non saprei se consigliarvelo o meno, anche perché ho letto dei commenti abbastanza contrastanti a riguardi. Sappiate solo che non costa pochissimo, se non sbaglio una ventina di euro. Dopo Petra passiamo ad un altro luogo che ci è piaciuto particolarmente, ovvero la cittadina di Madaba. Madaba è conosciuta per essere la città dei mosaici, grazie ai tanti mosaici bizantini perfettamente rinvenuti. Il più famoso è la mappa di Madaba, scoperto nel 1890 durante la costruzione della chiesa di San Giorgio. Il mosaico raffigura l'itinerario per raggiungere Gerusalemme attraverso oltre 150 località e vi sono segnati i principali siti biblici del Medio Oriente, dall'Egitto alla Palestina. La scoperta di questo mosaico ebbe una straordinaria importanza, infatti ad oggi rappresenta la più antica cartina della Palestina tuttora esistente. Pensate che in origine era lungo dai 15 ai 25 metri e largo 6 ed era formato da oltre 2 milioni di tessere. Madaba rimane una delle città più accoglienti per i viaggiatori in Giordania e costituisce un'alternativa ad Amman come base da cui esplorare i principali luoghi di interesse situati lungo la strada dei re e nei pressi del Mar Morto. Visto che l'abbiamo citato, direi di parlare di un altro dei posti più famosi e turistici di tutta la Giordania, ovvero il Mar Morto. Pensate che è il punto più basso di tutto il pianeta, infatti si trova a ben 408 metri sotto il livello del mare. Le sue acque sono talmente salate che ti permette di galleggiare senza fare nessuno sforzo, una sensazione stranissima. Com'è la sensazione? È vero, però È strano, vero? In realtà non è un mare, ma un lago alimentato da fiumi e privo di sbocchi. Con un tasso di salinità del 31% è il secondo lago più salato al mondo. È bene sapere che per accedere alle spiagge bisogna necessariamente passare per uno degli stabilimenti balneari situati lungo le rive del Mar Morto, pagando una fee. Altrimenti, come abbiamo fatto io e Serena, potete soggiornare direttamente in una delle tante strutture presenti qui. In questo caso l'ingresso alle spiagge sarà incluso. In realtà, scendendo verso sud, abbiamo trovato un posto incredibile dove ammirare le rive del Mar Morto. Il posto è gratuito perché non c'è nessun tipo di servizio, quindi vi sconsiglierei di fare il bagno qui, però il paesaggio è davvero incredibile. Vi lascio la posizione esatta su Google Maps così potete andarci anche voi. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati a metà di questo video, spero che lo stiate trovando utile e soprattutto interessante. Se così fosse vi chiedo di mettere un bel like per supportare il mio lavoro. Grazie. Adesso continuiamo subito, non voglio perdere altro tempo. Altri 5 posti incredibili della Giordania.
E continuiamo questo elenco con un altro dei motivi per cui ho deciso di visitare la Giordania, ovvero il deserto del Wadi Rum, considerato uno dei più belli di tutto il mondo. Un viaggio nel Wadi Rum è un viaggio in un altro mondo. La bellezza di questo deserto non è rimasta indifferente, tant'è che nel 2011 è stato dichiarato bene naturalistico patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Io mi sono totalmente innamorato di questo posto, mi sono innamorato del vento caldo che scompiglia i capelli, della sabbia che si infila in ogni angolo, dei tramonti infuocati che lasciano senza fiato e del cielo talmente pieno di stelle che sembrano quasi circondarti. Il Wadi Rum è abitato fin dalla preistoria e al suo interno sono state ritrovate circa 30.000 incisioni rupestri risalenti ad oltre 4.000 anni fa. Nel Wadi Rum ci sono tantissime cose da fare e vedere. Il mio consiglio è di dedicarci, se avete abbastanza tempo, almeno 2 giorni ed una notte. Dormire sotto il cielo stellato sarà un'esperienza che sicuramente vi entrerà nel cuore. Il modo migliore per esplorare quest'area protetta è prendendo parte ad un'escursione in jeep 4x4. Solitamente i tour iniziano dal parcheggio del piccolo villaggio di Wadi Rum, oltre il centro visitatori. Noi per la nostra esperienza di 2 giorni ed una notte abbiamo scelto di appoggiarci alla compagnia che si chiama Wadi Rum Eco Tours. Egab e i suoi bravissimi fratelli si sono rivelati eccezionali nel farci vivere il deserto come solo i veri beduini sanno fare. Welcome Andrea to Wadi Rum, Thank the you. desert. Thank you, my friend. You're welcome. Nice to meet I you. want you to feel like home. Ok, thank you. Oggi il Wadi Rum è un'area protetta e per potervi accedere è richiesto il pagamento di una piccola tassa di 5 giordani, sono tipo circa 6 euro. Il costo di ingresso è invece incluso nel Jordan Pass, che dovrete esibire allo sportello del centro visitatori. Il settimo posto che voglio consigliarvi in questa guida è il Monte Nebo. Si dice che sia il luogo da cui Mosè contemplò per la prima volta la terra promessa, che non riuscì mai a raggiungere. Sulla cima vi si trova il memoriale di Mosè, da cui la vista spazia sul Mar Morto ed oltre, fino ad Israele e i territori palestinesi. Pensate che da qui Gerusalemme dista soltanto 46 km. Dopo il Monte Nebo ci spostiamo decisamente più a sud, andiamo a visitare il Mar Rosso con la sua bellissima barriera corallina. Ci troviamo ad Aqaba, una città all'estremo sud del paese. Nonostante la costa della Giordania sia di soli 26 km, Aqaba è una delle destinazioni più amate per l'immersione e lo snorkeling. Qui la barriera corallina è viva e i pesci che la popolano sono tantissimi e colorati. Quindi prendete la maschera, boccaglio e pinne e partite alla scoperta dei fondali di Aqaba. Noi siamo andati a South Beach, una spiaggia che si trova ad una decina di minuti dalla città di Aqaba. Qui abbiamo preso parte ad un'escursione che ci ha portato a scoprire i meravigliosi fondali del Mar Rosso. Vi porteranno a vedere un carro armato, un aereo e ovviamente la barriera corallina. Un altro posto che abbiamo visitato di Serena e che probabilmente è un po' meno turistico rispetto a tutti gli altri che vi ho menzionato finora sono le sorgenti termali di Ma'in. Sono una serie di sorgenti minerali calde e cascate situate tra Madaba ed il Mar Morto. Le sue acque fumanti, con temperature che vanno dai 40 ai 60 gradi, sgorgano dai picchi del Wadi Zarqa Ma'in e creano piscine cascate, vasche termali e saune naturali in cui rilassarsi e godersi la natura circostante. Se volete visitare queste splendide terme avete 2 opzioni: recarvi nella zona pubblica al costo di 15 giordani oppure pagare l'accesso, decisamente più costoso, ad uno dei resort di lusso che si trovano nella zona e dispongono di piscine e cascate private. Come ultima cosa voglio consigliarvi un'attività che purtroppo io e Serena non abbiamo potuto fare, ovvero il trekking al Wadi Mujib, un canyon profondo 500 metri e lungo circa 4 km. La valle del Mujib si trova a circa 45 km da Madaba e costituisce una delle aree più affascinanti dove fermarsi lungo la strada dei re. Qui avrete la possibilità di fare canyoning all'interno di un paesaggio incredibile all'insegna della natura incontaminata. Il canyon è
aperto ai turisti solamente dal 1° di aprile al 31 di ottobre ed è per questo motivo che io e Serena non abbiamo potuto prendere parte a questo tipo di escursione perché non ci siamo andati a novembre. Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile. Se avete altre domande o informazioni che volete sapere, scrivetemi pure nei commenti, io cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Ovviamente ci sarebbero tanti altri posti che andrebbero visitati in Giordania, quindi se ne conoscete altri che non ho incluso in questo elenco, scriveteli pure nei commenti in modo tale da rendere ancora più interattiva e completa questa guida e aiutare tutte le persone che stanno organizzando una vacanza in Giordania. Tra l'altro, se siete interessati alla Giordania, se state organizzando una vacanza qui, vi lascio qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione la playlist con tutti i video che ho già pubblicato riguardo questo paese. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video che usciranno prossimamente, attivate la campanella, condividete questo video a tutte le persone che volete, che pensate che possa interessare e come sempre noi ci vediamo carissimi ad un prossimo video. Ciao!